Le seppie in zimino sono seppie con la bietola. Ho qui 2 cespi di bietola, li taglio la parte grossa del gambo, così mi facilito, e poi lavo queste bietole nell'acqua. Prendo le foglie della bietola una ad una e levo le parti più grosse delle coste. Se riesci a trovare delle bietoline fresche è meglio, perché così ti risparmi questa operazione che è piuttosto noiosa. Quando senti dire inzimino in Liguria e in Toscana si intendono dei piatti di pesce cucinati con le verdure, in questo caso appunto le bietole. Ho finito di pulire le bietole, per cui le prendo e le metto in questa pentola di acqua bollente e dovranno bollire per 3 minuti, quindi una cottura molto breve. Sono passati 3 minuti, posso spengere il fuoco qua sotto le bietole e le scolo. Fumano, però noi le lasciamo da parte perché serviranno soltanto alla fine della ricetta. Adesso prendo 3 spicchi di aglio. Questi sono un po' di più perché sono un po' piccoli. Gli ingredienti li trovi nella descrizione, per cui non importa che te li segni. E poi prendo anche un peperoncino. Affetto gli spicchi e il peperoncino, li trito abbastanza bene. Metto via l'aglio e adesso vado a prendere dal frigorifero la protagonista di questo piatto, la seppia. Ecco qua la nostra seppia, una seppia da circa 700 grammi. Questa seppia è già stata pulita, per cui devo soltanto staccare la parte, diciamo, del corpo, per cui comincio a tagliare la parte centrale della seppia. Tutte le parti morbide sostanzialmente sono buone. Giro intorno al becco, separo i tentacoli, poi è il turno del corpo della seppia, taglio via le pinne e infine taglio il corpo della seppia a striscioline. La larghezza è 2 cm, quelle più lunghe poi le divido ulteriormente in 2. La seppia è pronta, è il momento di andare a cuocere in padella, ma prima non ti dimenticare di mettere un mi piace a questo video perché lo apprezzerei moltissimo. Ho messo sul fuoco una padella, ci metto un po' di olio. Quando l'olio si è scaldato aggiungo l'aglio. Quando l'aglio inizia a soffriggere un po' meglio, ricordati di abbassare il fuoco perché non vogliamo bruciarlo l'aglio, e a questo punto direi siamo pronti ad aggiungere la seppia. Mescola e rialza un po' la fiamma. Quando le seppie hanno iniziato a rosolarsi e prima che buttino fuori l'acqua, vedi, hanno fatto questa parte bianca un po' così, sono anche diventate dure a questo punto si mette un bicchiere di vino bianco. E adesso dobbiamo aspettare che buttino fuori la loro acqua, poi le cuoceremo coperte. Bene, direi che hanno buttato la loro acqua, a questo punto abbasso il fornello e metto il coperchio. Adesso le lasciamo cuocere per 30 minuti, in questo tempo si dovranno ammorbidire le seppie. Bene, sono passati 20 minuti e a questo punto la seppia è ancora abbastanza liquida, però mi sembra si sia sufficientemente ammorbidita. Adesso ho aggiunto un cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro. Mescolo, lascio che il concentrato di pomodoro si sciolga per bene e poi cuociniamo ancora qualche minuto tappato. Nel frattempo ci occupiamo della bietola. Riprendo la bietola e taglio un pochino la bietola in maniera che non ci siano pezzi poi troppo grossi. Ecco, in questa maniera così un po' grossolana. Ok, ho lasciato cuocere qualche altro minuto. Adesso assaggio un pezzettino. Bene, direi a questo punto 2 cose. Il sale è a posto, per cui dovrò salare soltanto la bietola. Ancora qualche minuto e poi è pronto. Intanto aggiungiamo la bietola. Metto un po' di sale solo sulla bietola perché la seppia mi sembra già abbastanza salata. E a questo punto mescolo tutto quanto. Come vedi è ancora abbastanza brodoso, ma un po' deve esserlo. Adesso lo lascio cuocere un 5 minuti scoperto, così si asciugherà leggermente e i sapori si uniformeranno e poi il piatto sarà pronto. Ok, ho lasciato cuocere scoperto per un altri 5, anche 10 minuti, si è asciugato. Ricordiamoci che la seppia più cuoce in questa fase più si ammorbidisce e a questo punto mi sembra pronto.
Il risultato deve essere un po' brodoso in questa maniera, anche perché poi il brodo è una delle parti più buone. E a questo punto non vedo l'ora di assaggiare. Prendiamo subito un bel assaggio, mettiamo anche un po' di sughetto perché è il suo buono. Assaggiamo subito. Una meraviglia, ma la parte più buona poi è prendere una fetta di pane e pucciarla nel sugo. Stupendo, devi assolutamente provare le seppie enzimino perché sono la fine del mondo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, dove ho messo la forchetta?